Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per il primo semestre del 2026. Ok, abbiamo la carta della giustizia, amici dei gemelli. Quando c'è la giustizia, di solito si parla di equilibrio, di regole, di mettere in ordine, mettere a posto, di burocrazia anche potrebbe trattarsi. Insomma, diciamo che per i primi 6 mesi del 2026 potrebbero esserci dei temi legali o delle questioni semplicemente da dover mettere in equilibrio, mettere in regola, rettificare. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, ascoltate ascendente e segno lunare e la guida che ho pubblicato per capire come incastrare questi tre oroscopi. Trovate il link della guida in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e in più ci sono i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Quindi trovate tutto sotto nella descrizione del video. Tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Comunque per ogni tipo di informazione mi potete contattare via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Tenete presente che questa è una lettura generale, vediamo qual è il messaggio che arriva senza dare un settore specifico. In futuro ci saranno altre tre letture, una dedicata più, diciamo, a quello che è il piano spirituale piuttosto che mentale, una sarà dedicata al piano emozionale, quindi all'amore, agli affetti, e poi ce ne sarà una focalizzata sul piano materiale, quindi il lavoro, l'economia, insomma, ehm, le cose un po' più pratiche. Bene. Abbiamo la carta della giustizia nuovamente, il 5 di denari, cinque di bastoni, ruota della fortuna, 10 di coppe, re di bastoni, e 8 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere quali sono, vi dicevo, i movimenti più importanti, le cose più salienti, diciamo la cosa principale se vogliamo del primo semestre del 2026. In un secondo momento andiamo a vedere quando succederà che cosa, quindi rimanete fino alla fine del video perché vi dirò in che mesi succederanno le cose. Bene, partiamo dalla carta della giustizia. Abbiamo un cavaliere
di coppe, un 2 di bastoni e un 10 di spade. Sembra quasi una proposta di accordo per chiudere un capitolo, per chiudere una situazione, potrebbe anche essere chiudere con un progetto, lo sento più come un mettiamoci d'accordo, troviamo un punto di incontro, troviamo un punto medio. Andiamo con il 5 di denari. 9 di pentacoli, 3 di coppe e diavolo. Qui c'è un qualche tipo di relazione, ragazzi, che secondo me ha bisogno di essere rettificata, di essere corretta con la carta giustizia, messa dritta, messa in regola, messa, come vi posso dire, bisogna riequilibrare un qualche tipo di situazione o di relazione, secondo me è più una relazione, o può essere anche una situazione all'interno di una relazione. Ho l'idea con questo 5 di pentacoli che potreste effettivamente affrontare un momento, diciamo, di carenza, di vuoto emotivo, ma non è una carenza, cioè non credo che sia una carenza monetaria, anche se è un 5 di pentacoli, perché qua sotto c'è comunque un 9 di pentacoli che in realtà è una carta di abbondanza. Vi dico, potrebbe essere una questione di eredità tra fratelli, potrebbe essere un qualche tipo di suddivisione a livello di coppia romantica o di contratto o di accordo, c'è come un qualche regolamentazione che secondo me delude un po', cioè sento che questo accordo, questo patto non ve lo aspettate o potrebbe essere che potrebbe essere che qualcuno non ceda per orgoglio o ceda, cioè qui abbiamo comunque il diavolo, mi indica come lo stare in una situazione che non si vuole, per libera scelta tra l'altro, perché vi ricordo che il diavolo sono le schiavitù volontarie, quindi è qualcuno che o decide di stare lì in quella situazione nonostante il punto di incontro, oppure è qualcuno che sta uscendo da una situazione. Adesso poi andiamo a vedere anche dopo le carte cosa dicono. Andiamo con questo 5 di bastoni. Cinque di pentacoli nuovamente, 9 di bastoni e regina di spade. Guardate, io lo sento tanto come un qualcuno che si farà valere. Questo 5 di bastoni mi dice che non starete lì fermi, zitti, a incassare, ma farete valere le vostre idee, i vostri diritti. Vi dico, c'è anche un 9 di pentacoli, quindi è anche facile che qualcuno cominci a far rispettare i propri limiti, a far rispettare i propri confini, potrebbero anche essere i confini di casa, potrebbe anche essere una situazione tra vicini di casa, Vi faccio un esempio, cioè quando parlo di relazione non necessariamente deve essere una relazione romantica. Sento che c'è come una situazione o relazione da dover riequilibrare, c'è come un tentativo di un punto di incontro, non è esattamente quello che vi aspettavate o quello che avreste voluto voi, e secondo me ribattete un po' alla carica, cioè è un po' come se iniziasse a lottare per quello che pensate sia vostro o pensate vi spetti di diritto. Diciamo che con la regina di spade avrete il polso molto più rigido, non farete tanti sentimentali, potrebbe esserci anche un po' di freddezza, però secondo me
siccome la giustizia ce l'avete già 2 volte, poi avete anche la regina di spade, potrebbe essere un buon periodo, un buon momento per mettere delle nuove regole. Mm? Andiamo a vedere la ruota della fortuna perché, ragazzi, è un cambio positivo. Mago e 8 di bastoni. Allora, qui secondo me ci sarà un evento, un momento fortunato, potrebbe essere proprio un'occasione speciale che vi capita e che vi dà la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo, piuttosto che di fare un'azione di tipo concreto per andare verso quello che voi volete manifestare. Soldi che arrivano, ragazzi, con questa ruota della fortuna potrebbero, adesso dipende dalla situazione iniziale qual è, però potrebbero essere dei premi, dei soldi inaspettati, delle vincite, fortemente o l'eredità, potrebbero essere degli aiuti che non ci si aspetta, il trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. E questo vi dà la possibilità di proiettarvi in avanti, secondo me. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Allora, qui abbiamo un 2 di pentacoli e un 5 di coppe. Io ho come l'idea che potreste dovervi destreggiare tra 2 o più situazioni, soprattutto se, per esempio, qua c'è una questione, per esempio, lavorativa piuttosto che con qualche fratello. Qui c'è come l'idea, l'opzione, la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo, ma con questo 2 di pentacoli sento che dovete un po' gestire il vecchio e il nuovo piuttosto che uno e l'altro. Cioè è come se... vi dirò, la carta del 2 di pentacoli parla anche del prenderla un po' più sotto gamba, del prenderla un po' più in modo giocoso, con filosofia, di non prendersela sempre per tutto, di non essere sempre così cupi, così seriosi, di... vabbè, è andata così e va bene, non importa, e arriverà del nuovo, arriverà qualcosa di bello, cioè non fare sempre troppo la vittima, perché il 5 di coppe ha un po' quest'aria vittimista, quest'area di poverino me. E quindi vi dico, il 10 di coppa è una bella carta. Parla di unioni, ma anche di trovare la felicità in un certo senso. Quindi qui c'è come la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il re. Amanti, può essere una relazione nuova. Amanti, 5 di spade, datemi una carta per il 5. Ai ai, torre, 3 di bastoni, 7 di spade. Voglio andare a vedere anche l'8. Appeso. 4 di coppe, regina di denari, 9 di spade. Vi dico, bellissima carta gli amanti sotto questo re di bastoni, quindi effettivamente potrebbe essere l'inizio di una nuova relazione. Cioè io sento che c'è come, perché questa ruota della fortuna è un qualche cosa di inaspettato che arriva. Per qualcuno potrebbe essere un personaggio che vi aiuta magari a risolvere questo problema che avevate con la ruota della, scusate, con la giustizia, e che vi dà come un'opportunità in più.
c'è comunque un qualche nuovo inizio molto promettente. Vi dico, 10 di coppe è la carta dell'unione, la carta della felicità. Sì, magari all'inizio si fa un po' fatica a gestire le situazioni che avete, magari un imballo da chiudere, sento, perché con la regina di spade si taglia quello che non serve. Fate valere i vostri diritti qui e con quest'altra potenziale relazione che può iniziare. Vi dirò, questo gruppo di carte a me suggerisce il fatto che abbiate bisogno di sentirvi sicuri e tendiate a non essere proprio voi stessi nelle relazioni. Vi dico, l'appeso vi aiuta a mettervi nei panni dell'altro e nonostante, secondo me, nonostante queste paure, comunicherete all'altra persona quello che all'inizio non volevate comunicare. Quindi vedo come due cose distinte, sinceramente, le cose principali. Si arriva probabilmente dal 2025 con una situazione da regolarizzare e credo che molto del vostro focus sarà quello. Vi dico, se non fosse il vostro caso e questa relazione fosse nuova, magari fosse una relazione di lavoro, andremo poi a fare specificatamente quelle del lavoro, però come l'idea di darvi un consiglio, di non accettare subito, cioè di controbattete, se vi fanno un'offerta e vi sembra troppo bassa, non dite sì, va bene, accetto perché non sono sicuro di trovare un altro lavoro. No, voi provateci. Poi, mal che vada, accettate quello che vi hanno offerto. Però provate a riformulare la controproposta, no? Vi danno 1000 per X servizio e voi provate a dire, ma considerato i costi del carburante, considerata l'inflazione, considerato il tipo di investimento, considerato, insomma, gli fate una pappardella e voi dite, forse è meglio 1500, 1200, 1300, non lo so. E vedete l'altra persona come vi risponde, come reagisce, però non mollate subito, cioè cercate di far valere quelli che sono i vostri diritti, le vostre idee, i vostri valori, quello che per voi vale. Mm? Vi dico, poi c'è come gestire più cose insieme, un evento inaspettato, qualche... Se state lavorando con la legge di manifestazione, ruota della fortuna più mago, è come se vi dessero quello che state manifestando. Potrebbe non essere così chiaro all'inizio, nel senso che potrebbe essere una persona che va e viene, però io ho come l'idea che nonostante questo anda e rivieni, che potrebbe effettivamente dare come un imprinting abbastanza di alto e basso alla relazione all'inizio, però poi c'è la carta degli amanti, è come qui un destrutturo il mio bisogno di controllo, il mio dire delle piccole bugie, magari per rassicurarmi che l'altra persona stia lì, che non si muova, che non mi abbandona, che non mi lasci e via dicendo. Però io sento che facendo un lavoro di introspezione grazie a questo appeso ci sarà una comunicazione fluida. Secondo me inizierete a guardare a quello che è il succo della relazione, senza farvi prendere troppo dai pensieri di che cosa potrebbe succedere e se succede di nuovo quella cosa lì. Ok, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le cose. Quindi cerchiamo di dare una concretezza temporale a quello che abbiamo visto fino qui. Quindi adesso andiamo, queste mi sono scivolate mentre le stavo mischiando, quindi adesso andiamo a vedere l'evoluzione mese per mese dell'energia disponibile dei gemelli per il primo semestre del 2026. Abbiamo un fante di coppe, l'eremita, cavaliere di bastoni, 3 di pentacoli, 6 di coppe,
temperanza. Dunque, devo dire che secondo me all'inizio dell'anno potrebbe già arrivare questa ruota della fortuna, perché con questo sette di coppe è come se si aprissero una serie di possibilità, di alternative, di strade. Però è anche vero che poi a febbraio, qua ho fatto semplicemente una carta mese, ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. E a febbraio abbiamo questo eremita. Quindi l'idea è che abbiate bisogno di prendervi un momento di riflessione, di introspezione per capire come agire, dove mettere le vostre barriere, dove appunto agire, dove muovervi, dove focalizzare la vostra attenzione e secondo me questo nuovo inizio potrebbe aver il passo verso marzo, perché il Cavaliere di Bastoni mi dice che c'è come un movimento in avanti. Quindi può essere che a marzo prendiate come questa iniziativa, per qualcuno con il 3 di Pentacoli può essere un progetto, una collaborazione. Se fosse una questione di eredità, come vi ho detto prima, ci potrebbe essere come il mettere in vendita una casa piuttosto che collaborare non è la parola giusta, però cooperare, ecco, per la condivisione, per la suddivisione di un'eventuale eredità. Verso maggio, ragazzi, c'è un 6 di coppe qui ed effettivamente potrebbe far riferimento a questo re di bastoni, nel senso che potrebbe essere una persona che non vedete da molto tempo e che magari rivedrete all'inizio un po' a spizzichi e bocconi. Potrebbe essere che o a causa di questo progetto, di questa compravendita, non lo so, veniate in contatto con X agenzia dove casualmente lavora questa persona che non vedete da secoli e quindi magari all'inizio c'è un caffè, poi un altro caffè, poi magari si parla di un gelato, beh adesso siamo in inverno, beh, perché no? Magari un gelato, una cioccolata calda con la panna, insomma un po' così, a intermittenza si potrebbe iniziare come questa ripresa di questa relazione. Non sento che sia una relazione necessariamente romantica, cioè con questa persona non c'è necessariamente già stato qualche cosa, anzi potrebbe essere una persona che vi è rimasta nel cuore, però con la quale le cose erano platoniche. E devo dire che con la temperanza a giugno, secondo me, arriverete ad un buon equilibrio. Vi dico che la carta dell'appeso ce l'avete effettivamente a fine lettura e si tratta un po' di sacrificare qualche cosa di noi che non serve, e soprattutto se sono pensieri negativi, che sono quelli di cui ci parla, sono preoccupazioni, sì, anche pensieri negativi, quelli del 9 di spade. E io sento che anche grazie a questa torre troverete un po', come vi posso dire, la serenità di essere più voi stessi. Cioè è come se con questa persona vi sentiste a casa, letteralmente. È come se vi sentiste a vostro agio, vi risvegliasse il lato più ingenuo, meno strutturato, più vero, più reale di voi. È come se vi sentiste al caldo con questa persona. Quindi ragazzi, con la carta della giustizia arrivate a riequilibrare una situazione o una relazione. Questo è quello che a livello generale spicca di più. Vi dico, siccome c'è 2 volte, potrebbero esserci facilmente questioni burocratiche. Normalmente quando c'è la giustizia è girata a testa in su, poi c'è anche una ruota della fortuna lì in mezzo, insomma
può essere facilmente che, se avete questioni legali già aperte, che si concludano, potrebbe essere entro il primo semestre sicuro, vi dirò che è più facile verso la fine del semestre che si concludano, guardando anche qui il movimento temporale, però è come se vi lasciassero più indipendenza, vi lasciassero più liberi, sì, più autonomi per certi versi. È come se, sì, arriva la delusione, arriva la botta, però è anche vero che molte volte, ragazzi, se non arriva un evento esterno, noi non ci muoveremo mai da una certa situazione. Alle volte servono proprio queste torri. Tenete presente che quando arriva la torre è perché è proprio l'universo che ci sta reindrizzando, perché lì dove stiamo andando non è più la strada per noi. Ok, quindi diciamo che in un certo senso c'è solo da ringraziare la torre. Un altro dei significati della Carta della Giustizia è la legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, e qui vi dico che sì, vi è stato tolto perché abbiamo 5 di Pentacoli, che sono 2 carte principalmente di carenza materiale, ma può anche essere una carenza caratteriale, piuttosto che una carenza economica, una carenza d'affetto, di attenzioni. E qui ho proprio la sensazione che se qualche cosa vi viene tolto, qualche altra bellissima cosa vi verrà data, anche perché con questa ruota della fortuna, secondo me, o che sono soldi, o che sono persone che vi vengono in aiuto, cose che vi regalano, premi, vincite, cioè qualcosa di molto positivo sta per arrivare. E secondo me potrebbe essere verso marzo a livello di tempo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche consiglio in più. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire, su che cosa vi vuol far riflettere. Oltre le illusioni, questa è la carta del giudizio e l'outsider. E le sento entrambe collegate, ragazzi, a questo 5 di bastoni. Qui si tratta di andare oltre la semplice visione del 7 di coppe. 7 di coppe è una carta che sì, è vero, apre una serie di possibilità, però bisogna fare attenzione perché molte di queste possibilità non sono reali, non si possono concretizzare. In realtà è la carta del giudizio, quindi parla di avere una visione più ampia della situazione. Diciamo anche più nel lungo periodo, se vogliamo, però è una di quelle carte, se ci fate caso, qui ha come un'apertura nel terzo occhio e si parla di vedere al di là della dualità. Cioè, non importa se qualche cosa sia giusto o sbagliato, il punto è che questo qualche cosa c'è, esiste. Come lo maneggio? Come lo gestisco? Vengo fuori, 5 di pentacoli, un'altra volta, tra l'altro, ragazzi. Quindi si tratta, tenete presente che il 5 di pentacoli è una carta di grande codipendenza e siccome qui c'è anche la carta del diavolo e abbiamo un 5 di spade al contrario, se c'è qualcuno che sta passando attraverso delle manipolazioni per cause legali, per case, per soldi, per eredità, lottate per quelli che sono i vostri diritti, non fatevi mettere sotto, fatevi sentire, chiamate un avvocato, fatevi aiutare, trovate degli stratagemmi, cercate su internet, però fate valere la vostra voce. Ok? Anche perché tenete presente che in questa carta si vede molto bene, c'è la catena, ma il lucchetto è aperto. Cioè se il bambino togliesse il lucchetto, riuscirebbe a sfilare la catena e ad aprire il cancello. Quindi basta fare un passo. Lo stesso si può dire qui. Ci sono 2 mendicanti che sono lì al freddo, alla neve, hanno fame, però camminano di fianco alla chiesa. Questa qua è un rosone delle chiese, no? Una vetrata. Quindi non fanno un passo in una direzione diversa perché ormai hanno normalizzato la loro situazione di carenza. E qui, guardate, farete quel passo, secondo me farete quel passo. Cercate aiuto, cercate
La regina di spade molte volte può fare riferimento a uno psicologo. Quindi, se vi serve, andate da uno psicologo. Non potete permettervi lo psicologo? Ascoltate degli psicologi su YouTube, ce n'è una marea. Quindi potete ascoltare coach, motivatori, però sento che qualche cosa di molto profondo cambierà, vi darà come il potere di iniziare una nuova via, un nuovo percorso, di alzare la testa. Ok, andiamo a vedere. Wow, successo e abbondanza. E qui parla della prossima stagione, ragazzi. Ed effettivamente io vi ho detto che ci si muove verso marzo. Marzo inizia la primavera. Adesso siamo ancora in autunno, però diciamo che fine inverno, o vabbè, potrebbe anche essere quest'inverno effettivamente. Io qui vedo che si smuovono le cose verso marzo. Però non è detto che questa giustizia non sia già presente dalla fine del 2025, anzi fatemelo sapere nei commenti. Comunque devo dire che nella prossima stagione anche questo oracolo vi come ribadisce che sta per arrivare la ruota della fortuna, un cambio inaspettato, fantastico, che potrebbe essere anche a 360 gradi, cioè qui avete ruota della fortuna e torre. Secondo me entro il prossimo semestre la vostra vita cambierà completamente. Ripeto, fatemelo sapere nei commenti perché potrebbe essere molto interessante. Ok, andiamo a vedere due parole per ispirarvi, due parole su cui focalizzarvi l'anno prossimo, in questi prossimi 6 mesi, qui ne sono usciti tante. Allora, prenderò solo quelle che sono finite per terra. Adesso qua ho fatto un pasticcio con il mazzo, va bene. Allora, integrità, fiducia, gioco, e ve la metto qua sotto il 2 di pentacoli, e forza. Spero che vi possano ispirare, ragazzi. Una meditazione di Findorn. Ne sono uscite 4. Sì, sono abbastanza brevi. La gioia non ha limiti di età, né è confinata in un gruppo. È condivisa da bambini, giovani e uomini maturi. La gioia è importante per il tuo benessere spirituale e tu hai bisogno di esprimerla. E ve la metto qua sotto a gioco, gioia, divertimento. Noi siamo un tutt'uno, il pianeta è uno. Ci fondiamo nell'unitarietà di tutto il creato. Io sono ciò che sono. La nostra vita è una con Dio. Noi siamo uno. I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Siamo in sintonia con la vita intera. Siamo in sintonia con l'infinito. Questa ve la metto qua sotto integrità, perché essere integro vuol anche dire essere tutto d'un pezzo. Pensate il tutto, siate il tutto, manifestate la completezza nella vostra vita. Per essere creature complete dovete conoscere voi stessi. Sappiate chi siete, dove state andando e cosa state facendo. Poi continuate fiduciosi e vivete una vita piena, splendida e completa. Non dubitate mai di voi, della vostra capacità d'essere completi, perché a seconda di come pensate, causate gli eventi. Causate solo il meglio, unità, completezza e amore. Questa ve la metto sotto la fiducia. Nel silenzio sento d'essere uno con l'amato. Mi viene dato tutto ciò di cui ho bisogno. La forza, la comprensione, la saggezza, l'amore abbondantemente e illimitatamente.
Elevo il cuore profondamente grato per ogni cosa e avendo preso la decisione di andare avanti, animato dalla fede, so che ce la farò. L'amato è sempre con me, è sempre in me. Bellissimi messaggi quelli di chiusura, ragazzi. Fatemi sapere se vi risuona, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se avete trovato degli spunti di riflessione. Vi chiedo di sostenere il canale con un like, con un hype, potete condividere il video, potete iscrivervi. Se volete, potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ho creato come un corso di formazione diciamo, un percorso di crescita per aiutarvi nella vostra evoluzione personale. Sostanzialmente sono 4 playlist, una parla di metafisica, di chakra, un'altra parla del non detto, del linguaggio non verbale e poi ci sono 2 playlist che parlano di chakra, di credenze limitanti, cioè si va un po' a studiare tutto quello che sono le energie sottili per fare esattamente il lavoro che fa il mago, prendere le energie che non si vedono e renderle materia, quindi per aiutarci a manifestare la vita che vogliamo. I titoli dei video comunque si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio, vi auguro un 2026 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!